Bella a tutti raga, qui Ice, benvenuti in questo video. Intro un po' lunga, però vi chiedo se siete interessati di non skipparla perché andrò a dire un po' di cose. Prima di tutto, bentornati sul mio canale, non ci si sente da un bel po' di tempo, però vi chiedo di farci l'abitudine perché non penso di andare a portare altri video per un bel po' di tempo, questo perché ovviamente ho parecchie cose da fare all'interno della mia vita e poi non sono particolarmente interessato a, per l'appunto portare contenuti su YouTube, lo faccio semplicemente quando per l'appunto ho tempo e ho voglia o comunque ho un qualcosa da condividere. Il video di oggi, come avrete ben capito, è un SS Tool review, più specificatamente di detect.ac, e lo sto andando a realizzare per andare a concludere o comunque ad updatare al giorno odierno la playlist degli SS tool automatici. Prima di tutto faccio una breve introduzione al tool, quindi che cos'è? SS tool automatico come Echo, come Ocean lo conoscete bene, sono dei tool che di fatto in maniera automatica ci danno tantissime informazioni relative ad un player specifico che per l'appunto viene controllato e sono un po' il supporto di ogni screen share manuale, nel senso che in pochissimo tempo ci riescono a dare una quantità di informazioni che possono essere altamente utili per l'appunto al controllo hack, all'SS. I giochi che attualmente questo tool supporta sono vari. Abbiamo ovviamente primo tra tutti Minecraft, poi abbiamo, come immagino molti ormai si aspettino da SS tool automatici, quelli relativi a GTRP, quindi 5M, Alt-V e RageMP, e abbiamo però anche altri giochi come per esempio Fortnite, Free Fire, Garry's Mod, DayZ e Rainbow Six Siege. Per quelli che non lo sanno, sì, ormai gli SS si sono espansi in tantissimi giochi, soprattutto quando si tratta di tornei e roba, diciamo, competitiva, anche gestita da community di Discord. E quindi ovviamente è più che giusto che SS tool come questo si vadano ad espandere verso quelle direzioni. Detto questo, ultima cosa che vi dico prima dell'inizio del video, anzi penultima, ci tenevo a dire che anche per i più esperti di voi, diciamo, i più esperti di voi che sanno che tra Detect.it e Red Lotus, una community alla quale io sono particolarmente vicino, ci sono state, diciamo, varie beef, quindi varie incomprensioni e varie discussioni. Ovviamente per quanto riguarda questo video io non entrerò minimamente nel dettaglio, non andrò minimamente a trattare questo argomento, vi dico ovviamente che non andrà questa cosa neanche a, questo diciamo avvenimento, non andrà a mutare in alcun modo la mia opinione sul tool, questo ovviamente perché uno è giustissimo così, secondo di poi perché io stesso non ne sono particolarmente informato perché per decisione mia sto sempre lontano da drama e roba di questo tipo. Detto questo, vi lascio il video subito, prima però vi dico che sarà strutturato come al solito in questo modo. Ci sarà questa parte qui che è quella della intro, ci sarà una parte nella quale andrò a, per appunto trattare il sito web e vi andrò a parlare delle feature che offre, una parte relativa a un test scan, quindi andrò a setappare una specie di potenziale SS sul mio computer, andrò ad utilizzare il tool su me stesso e andrò a farvi vedere il risultato. Ci sarà poi una parte relativa al server di Discord, nella quale vi andrò a parlare per appunto il server di Discord e che cosa potete trovarvi. Ed infine c'è una parte, diciamo, di outro conclusiva, nella quale andrò a darvi le mie opinioni finali. Detto questo, vi lascio il video, sono già 4 minuti e ho fatto davvero una intro parecchio lunga. Ok, eccoci qua nella parte relativa per l'appunto al sito. Tra l'altro in questi giorni c'è stato anche un rebranding del sito, quindi adesso non è più blu ma è verde. E nulla, quindi vabbè, il sito è molto, diciamo, semplice e efficace, come un po' tutti i siti di questo tipo. Vabbè, qui presenta un pochino il tool e le sue, diciamo, capacità, ovviamente poi ci sono alcuni valori che possono essere o meno interpretabili. E qui vabbè ci sono i loro advanced features, quindi Deep Smart Technology, Mathematical Detections, Rapid Updates, Quick Scan. Questo non so sinceramente che cosa voglia dire, cioè non mi sono informato. E poi qui abbiamo invece i loro piani, quindi 9,99, 4,99 e 34,99 al mese per gli enterprise. Un paio dei loro server partner
E poi abbiamo invece la sezione dashboard, quindi la sezione dashboard è quella per l'appunto nella quale si fanno effettivamente tutte le cose relative a uno user specifico. Quindi abbiamo una sezione dalla quale si generano i pin, ok? Qui c'è scritto il come si utilizza, c'è proprio un video che lo fa vedere. Poi abbiamo una sezione dalla quale possiamo scaricare i vari giochi, quindi i vari tool per i vari giochi diversi. Poi abbiamo la sezione custom strings, dove possiamo andare a inserire manualmente con questo format le stringhe che vogliamo aggiungere. Io, per esempio, come vedete, non ho nessuna custom string. Poi abbiamo i saved scans, questi sono alcuni scan che ho fatto in passato, alcuni che ho fatto con questo account per finire praticamente gli ultimi test che dovevo fare prima di poter rilasciare il video. E poi abbiamo la sezione tools, nella quale abbiamo alcuni tool che si possono downloadare, che poi sono di fatto quelli, se non mi sbaglio. No, forse non sono quelli di Spoken, non vorrei dire cazzate, quindi non lo dico. Comunque ci sono dei tool che potete downloadare. Nel video di oggi ovviamente questi non verranno visti. Nella sezione invece changelog c'è quello che vi aspettate, ovvero i changelog, molto molto facilmente. Bene, adesso passiamo invece alla sezione relativa allo scan vero e proprio. Quindi per oggi ho preparato un po' di cose, quindi ho preparato una vape light con un carattere russo, un javav.jar che è di fatto la Doomsday e un netsync.dll che è di fatto una null, ok? Andremo ad avviare tutti questi cheat e vedremo come per l'appunto il tool si comporterà con essi, quindi se li detecterà o meno. Inoltre abbiamo anche una Raven Prism, se non mi sbaglio, oppure un'altra Raven, forse la Raven BS, all'interno di Minecraft per testare anche la detection relativa alle mod, ok? Quindi eccoci qua, siamo all'interno di Minecraft, fatemi vedere se c'è ancora, esatto, perfetto, la Raven BS, e abbiamo poi questi altri cheat, quindi andiamo ad aprirli uno dopo l'altro, questa è la Vape Light, andiamo ad aprirli ovviamente in maniera molto molto randomica e semplice, come ho fatto con gli altri tool. Non andiamo a testare nessun tipo di bypass avanzato, eccetera, anche se magari di alcuni ve ne parlerò, perché alcuni li ho testati con questo tool. Quindi ecco la vape, ora posso anche, vabbè, vi faccio vedere che funziona, ma penso sia abbastanza ovvio. Eccola qua. Posso anche andarla a chiudere. Poi abbiamo la Doomsday. Inject, ok, se andiamo qui dovrebbe venire fuori, eccola qua la Doomsday, ok, posso fare un self-destruct, e infine abbiamo, scusatemi, e infine abbiamo, mi ha crashato Minecraft, perfetto, riaprirò, e infine, stavo dicendo, abbiamo il netsync.dll che è invece quello quella è la null, ok? Quindi facciamo un bel reg svr 32. Ecco qua che si avvia la null, ok? E adesso possiamo andarla pure a chiudere. Chiudiamo questo e chiudiamo questo. Allora, dato che è tutto in istanza, dovrebbe comunque detectare tutto anche se si è chiuso e riaperto Minecraft. Quindi Vape dovrebbe detectarla, NetSync l'ho fatto in istanza, il Java Jar, questo qui, la Doomsday, teoricamente la dovrebbe comunque detectare. Vedo che purtroppo mi dà un problema che mi dava anche in passato, ovvero che riavvia quando la injecto, dato che c'è un altro client qua presente. Però diciamo me ne sbatto, nel senso che, come ho detto, dato che è tutto in istanza di gioco, dovrebbe comunque detectarlo il tool. Quindi andiamo a scaricare il tool, eccolo qua, facciamo un keep e andiamo poi qui a generare un codice. Ok, lo vado ad avviare e vediamo un attimo come si comporta. Aspettiamo un secondo che il tool si apra. Eccolo qua.
andiamo ad inserire il PIN e andiamo a fare lo scan normale. Se avete visto, qui in basso a destra c'era anche un'opzione per eseguire un extended scan, ok? Che è uno scan che può durare fino a 30 minuti, mi sembra di aver capito dall'owner, e va di fatto ad eseguire tutta una serie di check specificatamente relativi agli ADS, se non mi sbaglio, quindi all'alternate data stream che ci sono, e li scanna praticamente con un metodo diverso rispetto allo scan, diciamo, normale. E tutto questo ovviamente per aumentare le possibilità di trovare eventualmente qualcosa. Per quanto mi riguarda, al momento non interessa, quindi ovviamente andrò ad utilizzare lo scan normale anche per questioni di tempo. Aspettiamo un attimo che lo scan finisca e riprendo il video. Eccoci qua, è appena finito lo scan e andiamo subito sul sito. Se qui vedete 3 foto in più è perché le ho preparate nel frattempo, perché volevo farvele vedere che non saranno probabilmente presenti in questo scan, ma sono cose che comunque erano presenti in altri scan che ho fatto che volevo per appunto condividere perché penso che siano punti di forza. Allora, se si va in questa sezione qui, possiamo salvare lo scan appena eseguito. Ora lo sta salvando. E poi se si va in Saved Scan, l'ultimo, quindi questo qua, è per l'appunto quello che ho eseguito oggi, ok? Quindi abbiamo già una sezione iniziale dove abbiamo 2 detections, 10 warnings, 254, scusatemi, information e total logs 266. E poi abbiamo varie tab per l'appunto tra le quali navigare. Questa cosa per esempio è molto molto positiva, mi sembra tra l'altro che gliel'avessi suggerita io un po' di tempo fa, e perché è tutto molto più ordinato rispetto magari a altre situazioni. Quindi abbiamo una sezione chiamata General Information e una chiamata Key Indication. General Information ha delle informazioni relative ai processi, a quando è stato installato Windows, al logon time per l'appunto del player e se c'è o meno una VPN attiva in questo momento. Poi abbiamo invece la sezione Key Indications, dove per l'appunto abbiamo varie informazioni e varie indicazioni ehm, per l'appunto relative allo scan vero e proprio. Allora, abbiamo questa sezione qua, nella quale c'è scritto per l'appunto che null client è stato runnato come con run DLL o reg SVR, e lo troviamo qui per l'appunto nel desktop. Quindi la prima è una detection più che valida e ci dice per l'appunto che questo file, come è giusto che sia, è stato eseguito. Poi abbiamo invece questa sezione qui, PowerShell Command Run, che è un qualcosa che non è stato eseguito in istanza attualmente, infatti c'è scritto anche NA. Purtroppo questo avevo, diciamo, ancora non è presente, ma probabilmente lo aggiungeranno nel breve futuro, aggiungeranno il timestamp per quanto riguarda questo evento qui, ok? Per spiegare quando è stato effettivamente eseguito questo comando, ok? Comunque è molto molto figo che lo faccia vedere, e tra l'altro me l'ero propriamente preparato io stesso tra gli screenshot perché volevo farvelo vedere, non pensando che riuscisse a riprenderlo dopo così tanto tempo. E niente, per l'appunto c'è scritto un PowerShell command che probabilmente voi vedrete blurrato, che altro non è che un PowerShell command che ho utilizzato per andare ad eseguire una fileless injection, quindi eseguire un cheat praticamente direttamente in memoria senza averlo nel computer. Poi abbiamo invece una sezione nella quale ci dice che non stiamo utilizzando un Minecraft Game Instance conosciuta. In realtà è la 1.8.9 della Forge, molto molto semplicemente, probabilmente hanno fatto, diciamo, hanno fatto dei check specifici per tutte le versioni dei PvP client, eccetera, ma non quelle vanilla. E poi abbiamo 2 sezioni molto molto carine che si possono espandere, e anche questa è una cosa che, diciamo, per la quale anzi ringrazio parecchio l'owner perché l'ha aggiunta in pochissimo tempo, dove abbiamo di fatto dei flag molto molto simili, ok? Quindi un po' di tempo fa, in realtà è il motivo per il quale questa rec, quindi questa clip è, diciamo, stata fatta molto dopo rispetto alla prima, è che questi qui, diciamo, tutti questi flag, ok? Tutte queste informazioni venivano mostrate
praticamente con ognuna con la propria box, e era molto molto dispersivo qui, mentre adesso che si possono, cioè che sono tutte raggruppate, che quindi con un semplice clic puoi andare ad espandere e vedere tutte le informazioni relative per l'appunto a un dato coso, tutto è molto più ordinato ovviamente. Allora, per quanto riguarda Hidden Character Logs, non dovrebbe importarci più di tanto, a meno che non ci sia per l'appunto quello della vape, come in questo caso. Per quanto riguarda tutto il resto non ci interessa, nel senso che sono cose legit che appartengono al mio computer, ma come vedete la prima in assoluto che ci spunta, quella tra l'altro avvenuta oggi, quindi il 0405 2025, è che un file.pf con un hidden character, ok, è stato creato all'interno per l'appunto del prefetch, e noi sappiamo ovviamente che è quello proveniente dalla vape. Questo ovviamente è già una bella prova, non dico di citare, però di un qualcosa di sospetto che sta avvenendo all'interno del computer, e quindi è molto molto comodo che sia qua presente. Abbiamo poi una sezione relativa ai cleared event logs. Io facendo tantissimi test sul mio computer vado a eliminare il mio event log di continuo, e quindi qua ne trovate una marea, comunque è una, diciamo, informazione che può essere importante soprattutto per le persone che controllano, scusatemi, soprattutto per in quei giochi nei quali si controlla il computer anche per azioni avvenute non in istanza ma anche nei giorni passati. Andiamo poi nella sezione System, Device Logs, molto molto esplicativo da i log relativi a eventuali USB o driver, scusatemi, o drive, quindi dischi che sono stati inseriti, disinseriti, eccetera, eccetera, eccetera. E poi abbiamo la Windows Defender History. Qui abbiamo tutta una serie di file che sono stati controllati da Windows Defender e che per l'appunto il tool ci va a mostrare. Non che sono stati solo controllati, ma che sono stati diciamo controllati e inseriti in una lista di file potenzialmente malevoli, ok? Una bella aggiunta ovviamente, perché molto, molto spesso capita che dei cheat vengano aggiunti a una lista per l'appunto dove vi sono presenti tutti gli altri file che possono essere potenzialmente file malevoli. Ovviamente questo non vuol dire che sono stati eseguiti o altro, semplicemente che erano all'interno del computer a una certa data, ok? Andiamo poi su File Activity. File Activity, vedo che diciamo possiamo vedere Client Found e Suspicious Executed Files. Per quanto riguarda Client Found, vediamo che mi ha detectato la null client nell'Explorer. Questo non vuol dire che l'ho eseguita, ok? Non è una prova di esecuzione, quella l'abbiamo già vista prima. Questo vuol dire semplicemente che il netsync.dll che lui correttamente, il tool correttamente ha identificato come null client, è stato trovato all'interno dell'Explorer, ok? Una cosa molto molto positiva di questo tool è che ti dice esattamente, ovviamente, dove è possibile farlo senza evitare che troppe informazioni vengano esposte a un pubblico che potrebbe poi riutilizzarle per bypassare, però le informazioni per appunto ti va a dire da dove vengono prese, ok? E quindi è una cosa molto molto positiva. Per quanto riguarda poi la sezione Suspicious Executed Files, abbiamo una situazione nella quale per l'appunto fa un check della firma digitale, ok? E non so anche se fa un check delle YARA rules, questo mi dovrei informare. Fatto sta che qui vediamo cheat signed file executed, ok? E ci dà la vape, questa ovviamente è una prova valida per bannare, e qui mette due punti esclamativi, scusate, interrogativi invece che uno, semplicemente perché in questo momento l'ha riconosciuto, cioè ha voluto interpretare questo carattere russo con due punti interrogativi, ovviamente questo perché non poteva, diciamo, interpretarli in maniera corretta, no? O comunque non lo interpreta in maniera corretta. E però ovviamente noi si capisce molto molto facilmente al quale si sta riferendo. Ci dice cheat signed file, questo perché io ho installato cioè ho fatto il download della versione firmata della vape, ok? Quella con la firma digitale. Se avessi avviato un file con una firma digitale falsa, quindi avessi messo io una firma digitale falsa, qui ci sarebbe scritto fake signed file executed, ok? Mentre se un file legittimo, però o non legittimo, comunque con una non firmato digitalmente viene avviato, vedrete invece una cosa di questo tipo, not signed file executed, ok?
Andiamo poi nella sezione delle suspicious entries e qui vediamo deleted executables e suspicious files, ok? Quindi per quanto riguarda deleted executable, vediamo che dal primo all'ultimo e con tra l'altro anche un filtro che è possibile applicare, vediamo tutti i file, in questo caso .exe, che sono stati eliminati dal mio computer. Ok, in questo caso io durante il test non ho eliminato nulla, però qui per l'appunto sono presenti. E poi vediamo invece suspicious files, in questo caso dall'altra parte, quindi, e tra l'altro ci dice, ripeto, dove ha trovato queste informazioni, ok? Quindi vabbè, tutte qua in launcher è sempre un cheat, però è relativo a un altro gioco. E qui vediamo altre informazioni relative ad altri file che possono potenzialmente essere suspicious, quindi sospetti. Nell'ultima poi invece sezione abbiamo alt accounts, dove ci dice per l'appunto i due account che attualmente ho nel mio computer. Uno lo vedrete blurrato, ovviamente non ve ne preoccupate. E poi cliccando su view on name MC vi porterà direttamente sulla pagina di name MC, dove potrete trovare varie informazioni per l'appunto relative a questo account. E nulla, quindi questo è, diciamo, sono tutte le informazioni relative allo scan e a quello che si può trovare all'interno dello scan vero e proprio. Qui avevo tre, per l'appunto, screenshot, ma sono riuscito a ritrovare tutte le informazioni già all'interno dello scan vero e proprio, quindi non me ne... Diciamo, non ve li faccio vedere più di tanto. Beh, qui era lo stesso PowerShell che vi facevo vedere l'altra volta, cioè che ho fatto vedere qualche secondo fa. Questo, diciamo, era carino perché ho utilizzato un type per andare a mettere la null all'interno di un file.pf, ok? Quindi il content della null all'interno di un punto .pf e l'ho runnato come punto .pf e questo e diciamo il tool giustamente me l'ha identificato, mi ha detto che questo file.pf era la null e che era stata eseguita con run DLL o regsvr. Ed infine poi niente, volevo far vedere questo proprio perché ci dà le informazioni relative a dove una certa informazione è stata trovata, ok? E questo è quindi il tool e il come si comporta in un SS test vero e proprio. Come ultimissima parte invece vi faccio vedere quello che si può trovare all'interno del loro server di Discord, quindi abbiamo ovviamente le sezioni roles, purchase e support, abbiamo gli annunci generali, ok, dove potrete trovare tutti i vari annunci che faranno, free course, free tools e testimonials, ok, poi i vari giochi dove per appunto i partner possono andare a, diciamo, a fare la VC. Poi abbiamo una sezione community e una sezione customers, ok? La sezione community abbiamo chat, commands, strings, suggestions e public room, e poi invece abbiamo la sezione customers, non ve la faccio vedere perché non so se si può far vedere o meno. Fatto sta che c'è un'altra sezione annunci, una sezione chat e una sezione comando esattamente come questa, ok? Quindi molto molto semplice, sono queste le cose che potete trovare. Tra l'altro all'interno del sito, se non mi sbaglio, potete addirittura linkare il vostro Discord, scusate, non server di Discord, il vostro account di Discord, quindi facendo questo linking teoricamente dovreste poi ottenere il ruolo vero e proprio del customer sull'account. Ultimissima clip relativa alle considerazioni finali su questo tool. Allora, cosa ne penso? Il tool è sicuramente valido ormai, nel senso che nel tempo l'ho visto migliorare parecchio e adesso sono confidente nel poter dire che lo potrei consigliare come validissima alternativa ad altri tool che attualmente sono già presenti sul mercato. Ovviamente, come tutti, ha dei punti di forza e dei punti di debolezza. C'è da dire che è un tool relativamente nuovo, quindi anche se ha fatto grandissimi progressi in questi mesi, perché io ho iniziato a fare i primi test a dicembre ed è davvero, ha fatto tantissimi tantissimi progressi. Comunque è un tool relativamente nuovo e quindi sotto alcuni aspetti ancora sta cercando di colmare un divario che c'è con i tool ancora presenti sul mercato e che hanno ovviamente più anni di lui alle spalle. C'è anche da dire che questo tool facendo, diciamo, focussandosi su molti giochi differenti, non ha poi tantissimo tempo specificatamente da
poter utilizzare su ognuno e quindi alcune cose ci mettono un pochino più tempo a venire fuori, quindi questo è il motivo per il quale, per esempio, un'analisi dettagliata delle mod ancora non è arrivata, ma in realtà non ne sono neanche poi così tanto ehm, arrabbiato, nel senso che anche quella di Echo ci ha messo davvero, davvero, davvero tanto a venire fuori e anzi ci hanno ancora tutt'oggi una tab in development per quanto riguarda la loro parte delle mod di analisi avanzata. E, vabbè, detto questo, avete visto anche voi, ha detectato in maniera corretta sia la vape sia la null, ha avuto problemi con la Doomsday, non l'ha detectata, questo è un po' un problema. E infine ha avuto anche problemi con le mod, come ho detto le mod ancora non è, diciamo, è una feature che ancora non è stata aggiunta, che verrà, diciamo, un'analisi più approfondita delle mod non è stata ancora aggiunta come check. E, detto però questo, diciamo, tra i suoi lati positivi sono cose che vengono in realtà dal fatto che è un tool che si interessa anche ad altri giochi, e del fatto che, diciamo, va a raccogliere talmente tante informazioni relative anche a cose che sono avvenute prima dell'avvio del computer, che comunque anche da parte di screen sharer che fanno SS su Minecraft e che di solito si vanno a focussare quasi interamente su avvenimenti all'interno di un'istanza, quindi all'interno dell'ultimo boot del sistema, all'interno dell'ultimo avvio, avere informazioni relative a cose avvenute nei giorni precedenti, quali eliminazioni, quali eventi sono stati eliminati, per esempio, quali file sono stati spostati, eccetera, è un qualcosa di potenzialmente utile che in alcuni casi può aiutare sicuramente l'SS a capire con chi ha a che fare, con quale tipologia di bypass potrebbe avere a che fare. E nulla, detto questo, spero che il video vi sia stato utile, spero che, diciamo, vi sia anche piaciuto. E niente, spero di avervi dato più informazioni possibili relative a questo tool e che ora abbiate una idea più generale, insieme agli altri due video, sia di Echo sia di Ocean, dei vari tool che ci sono attualmente sul mercato e di quale potenzialmente prendere per un eventuale, per l'appunto, assistente negli SS.